Bentornati amici smokers, nel video di oggi vi parlerò del Dreams of Kadat, quindi Corner and Diehl, un tabacco americano, una latta da 57 grammi, un blend molto particolare a mio avviso, partendo dal nome che si rifà a un romanzo pubblicato postumo nel 1943 da Howard Philip Lovecraft. Mi ha fatto pure scrivere perché non mi ricorderei mai tutto quanto. Un romanzo fantastico dove il protagonista si trova nella terra dei sogni ed è impegnato nella ricerca del monte Kadat per cercare i dei che lo abitano. Altra caratteristica che lo rende particolare è la sua composizione, che praticamente è composto da quasi tutte le più grandi famiglie dei tabacchi. Darkfire Kentucky, Caterini, che è un orientale coltivato in Grecia, Perique, Virginia, Barley e Black Cavendish, con una aromatizzazione non dichiarata. Siamo anche di fronte a un bel taglio plug che ve lo faccio vedere con l'inquadratura da più vicino, ma prima mi raccomando, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale, a voi non costerà niente, a me aiuterà tantissimo a crescere. Ed eccoci qui con la nostra latta di Corner and Diehl da 57 grammi, solito cartoncino, e si presenta così come un bel blocchetto di plug. Lo vado ad affettare più finemente che posso per poi, finendolo di sbriciolare, sfregandolo con le mani. Vedete adesso che è in scaglie delle belle foglie di tutti i spessori e di tutti i colori. Un'umidità ottimale che si conserva abbastanza bene nel tempo. Agli odori, all'olfatto si viene subito a contatto con dei sentori fruttati non ben definiti, come di aceto, come quello che ci può pervenire dal perique, volendo anche un erbaceo tipo muschio molto complesso. E anche al gusto sarà una fumata evolutiva abbastanza complessa che, come vi ho già detto, mi ha fatto scrivere e ve la racconto subito. Intanto io vi faccio compagnia con la mia Daimosi Calabash che ho assegnato ai aromatizzati. Allora, leggo perché non mi sarei mai ricordato. Infumata al palato durante il primo terzo del fornello, le note di testa sono quelle aromatizzate di frutta come mirtillo rosso e uva nera, ma anche salsa barbecue persistente, dolcezza zuccherina riconducibile al Cavendish. Siamo proprio di fronte a un aromatizzato fruttato nel suo complesso. Durante il secondo terzo del fornello persiste il sapore di salsa barbecue durante la fumata, comincia a spogliarsi un po' dei sapori di frutta che scendono in basso e salgono i sapori di frutta secca, noci, mandorle, riconducibili ai tabacchi orientali Caterini. Vegetali, paglia e fieno un po' spigolosi del Virginia, la torba fresca riconducibile probabilmente a Barley, ma anche brace e legna d'ardine del Kentucky. Il Perique non sono riuscito proprio a distinguerlo, probabilmente era in piccole dosi, però probabilmente era anche quello che dava un po' la forza, perché non è prettamente un tabacco leggero, ma di forza media, anche dei sapori. Questa è stata la seconda parte, il secondo terzo della fumata, quella forse più divertente, perché ci sono tutti questi sapori dei tabacchi, l'aromatizzazione si abbassa e come ho detto si alternano i vari sapori tra frutta secca e anche il Kentucky e il Virginia.
Durante l'ultimo terzo le aromatizzazioni tendono a scomparire e rimane più che altro un sapore di Kentucky, di legna da ardere, mentre gli orientali e il Virginia rimangono molto di fondo, però c'è questo piacevole sentore di Kentucky molto sigaroso, diciamo. In questo ultimo terzo i tabacchi sembrano arrivare quasi esausti, ma io personalmente mi sono comunque piaciuti e mi hanno fatto rimanere attaccato alla pipa fino alla fine. Una combustione più che sufficiente anche, nicotinicamente direi medio, un 2 stelle e mezzo su 5. A un neofita non so se lo consiglierei, perché no? Rum note rimangono piacevoli, non è difficile nemmeno far sparire gli odori. Se l'avete provato fatemi sapere nei commenti, perché mi interessa. Non ho trovato video recensioni in Italia, questo comunque è un tabacco che qui non si trova. Un tabacco che complessivamente devo dire che mi è piaciuto, anche un po' è stata una sorpresa, perché io prevalentemente prediligo i tabacchi naturali, sto cercando un po' di approcciare a tutto quanto, anche ai aromatizzati, un po' con le pinzette. Se dovessi dare un voto da 1 a 10 per farvi capire solo complessivamente cosa ne penso io direi un 8, un bel 8 pieno. Consiglio anche di fumarlo in fornelli grandi, perché in fornelli piccoli potreste non trovare il giusto equilibrio della fumata. Io brindo sempre alla vostra salute, cheers, e anche per oggi ha sido un verdadero placer. Hasta la prossima, amico smokers. Se sei arrivato fino a qui, lasciami un bel like e se vuoi vedere altri video, tutorial e recensioni, consulta le playlist del canale. Grazie, ciao!